In questa lezione ti insegnerò a dipingere delle foglie autunnali ad acquerello e sarà un esercizio molto rilassante. Innanzitutto procurati delle foglie, puoi scegliere foglie che cadono in questo periodo dagli alberi e vedrai come sono molto colorate sui toni caldi, toni bruni, il giallo ocra, l'arancio bruciato, il rosso carminio. E io ho raccolto, vedi, un po' di foglie nella mia zona e proverò poi a riprodurle con una tecnica molto divertente perché è anche molto rilassante. Non farò il disegno preparatorio come generalmente si fa quando si disegna, proprio perché voglio lavorare lasciando libero il tratto, lasciando libero il colore e osservando come il colore passa da una foglia all'altra, creando delle belle sfumature. Dopo che ti sei procurato un foglio di carta da acquerello, ti consiglio di prendere gli acquerelli, io uso questi in Godet e inizio subito a preparare tutta una serie di tonalità, pigmenti diciamo che richiamano l'autunno, quindi un giallo, un arancio, un rosso, dei marroni. Preparo il colore diluendolo molto. Già in queste cellettine puoi usare una tavolozza di ceramica, puoi usare la tavolozza in dotazione di solito con gli acquerelli, oppure puoi usare anche uno spruzzino per riattivare il colore, il pigmento, proprio perché la gomma arabica si scioglie a contatto con l'acqua, e puoi prendere oltretutto anche una tavolozza in ceramica con una spugna che anch'io uso, ti consiglio di usarla per l'acquerello perché si spreca sicuramente molta meno carta e poi assorbe il pennello e ti rimuove l'acqua in eccesso con molta più facilità rispetto al foglio di Scottex tradizionale. Ci vuole un po' di tempo a preparare un po' tutti i colori, ma questo ti tornerà utile poi quando arrivi alla fase disegnativa, proprio perché voglio farti lavorare a fresco e quindi deve avere il colore bello pronto. Vedi, io uso anche una tavolozza di ceramica che può tornare utile, non usare mai con l'acquerello delle tavolozze di legno. Poi dei bicchieri, io ne ho due, uno che deve contenere sempre l'acqua pulita. A questo punto prendiamo il nostro foglio e iniziamo a tracciare la sagoma di una foglia. Puoi farla stondata, puoi scegliere te la foglia che preferisci, non occorre poi che siano foglie perfettamente identiche, l'importante è lavorare in maniera libera. In questo caso vedi, io prendo il colore direttamente dalla mia tavolozza e vedi come il colore si espande velocemente lavorando usando la tecnica bagnato su bagnato. In questo caso vedi, poi per caricamento io vado sempre ad aggiungere altri colori. L'aggiunta di colori permette poi una fusione, puoi anche inclinare leggermente il foglio, no? Dicevo, io non traccio il disegno perché secondo me riesci a fare anche le foglie mantenendo comunque un tratto che non ti lascia linee marcate, perché lavorando con la matita, anche se uso una matita HB, spesso rimangono linee di contorno evidenti. In questo caso, appunto, essendo un disegno facile, ti viene tutto un lavoro pulito. Poi occorre applicare dell'acqua pulita proprio anche all'interno delle foglie oppure rimuovere, e con un pennellino morbido evita poi di superare i bordi e poi quando vuoi, per creare un effetto a zig zag delle foglie screziate, puoi intervenire quando l'acqua è già un pochino asciutta. Aggiungi poi prima i toni più chiari, tipo il giallo ocra, il giallo indiano, lasciando che il pigmento si diffonda liberamente sull'area bagnata, e aggiungi poi dei toni medi e scuri
Per esempio puoi introdurre un arancio bruciato, un rosso carminio della terra di Siena, partendo proprio dai margini o dalle zone d'ombra, permettendo ai colori anche di incontrarsi e proprio diffondersi sul foglio. Addirittura puoi unire foglie insieme proprio per vedere come il colore scivola via. Puoi controllare la fusione, puoi inclinare il foglio per guidare i flussi del colore e se necessario puoi aggiungere acqua per ammorbidire le transizioni o addirittura per rimuovere alcune parti di colore di pigmento che hai già steso. Una volta asciutto, puoi comunque applicare delle velature se vuoi per rafforzare delle nervature, oppure come faccio io, fai le nervature utilizzando il retro del pennello, oppure uno stecchino, qualcosa di appuntito. Se te lavori a fresco ti accorgerai che rimangono segnate le linee che te farai appunto con un oggetto appuntito. Puoi aggiungere poi piccoli dettagli, depunti il pigmento più denso, puoi creare micro sfumature con un pennello più fine, mantenendo però alcune aree lasciate libere di diffondere per un effetto proprio naturale. Io ti consiglio davvero questo esperimento perché secondo me è anche un esperimento molto liberatorio, divertente e soprattutto di grande soddisfazione. Spero che i miei video ti siano utili e che ti facciano apprendere anche cose nuove. Se questi ti piacciono, ti invito a lasciarmi un like oppure a lasciarmi un commento. Questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti e se davvero ti va di sostenermi, puoi anche, se desideri, sottoscrivere un abbonamento anche con soli 1,99 €. Per te si tratta di un gesto gentile, per me farà molto la differenza perché a lungo andare fare contenuti gratuiti per tutti non è così semplice ritagliare del tempo perché anche un video che dura soli 20 minuti in realtà il lavoro che c'è dietro è qualche ora. Questi esercizi possono essere considerati anche esercizi di arte terapia molto rilassanti. L'arte terapia, se non la conosci, è un insieme di metodologie e di tecniche che utilizzano le attività artistiche come mezzi di sostegno per il recupero, per esempio per la crescita della persona nella sfera, potrei dire, sia emotiva, affettiva e anche relazionale. Per quanto riguarda l'arte terapia, appunto, si può promuovere proprio una salute psicofisica della persona e attraverso un processo creativo si facilita proprio l'espressione e l'elaborazione anche dei propri vissuti. E considera che a livello personale può favorire proprio lo sviluppo creativo, può farci star bene, superare delle difficoltà, migliorare anche la capacità di comunicare con gli altri, aiutare anche a riconoscere le emozioni, anche a affrontarle, anche le emozioni spesso che sono scomode. Vedrai che questo è un esercizio molto rilassante e aumenterà anche la tua autostima perché alla fine vedrai che avrai creato un lavoro veramente di soddisfazione. Proprio perché l'arte terapia ha favorito l'espressione dei tuoi sentimenti, delle tue emozioni, magari anche nella scelta dei colori stessi, no? E ti aiuta a sviluppare proprio la consapevolezza di te stesso, no? Oltretutto questo esercizio è anche utile per testare la tua carta, per testare quanto essa assorba in base all'acqua che aggiungi, per verificare come avvengono le transizioni, puoi vedere appunto come il colore poi si asciuga e è veramente utile davvero e divertente vedere quando un colore passa all'altro e si sfuma e quindi è veramente un esercizio utile ai fini anche di apprendere la tecnica dell'acquerello.
Grazie per avermi seguita e spero di averti al prossimo video. Ciao ciao!